Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro la tecnica per cambiare colore per passare da un risultato come questo a un risultato come questo. Fatemi sapere se vi interessano tutorial come questi scrivendo un bel messaggio qui sotto il video oppure regalandomi il vostro like. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Supponiamo di avere uno schema in cui aumentiamo sia a destra che a sinistra un punto del colore beige in ogni riga. Quindi nel primo giro abbiamo lavorato un punto, nel secondo ne abbiamo lavorati 3, aggiungendone uno da una parte e uno dall'altra, nel terzo 5, nel quarto saranno 7, 9 e così via. Ad ogni giro aggiungiamo un punto beige sia da una parte che dall'altra. Vediamo come cambiare colore. Per passare da questo risultato a questo, la cosa più importante è capire la geometria del punto basso. Il punto basso è fatto nella parte alta di una catenella e sul davanti ha una V fatta di 2 fili. Quindi, quando noi lavoriamo un punto basso e lo vediamo con il chiaro così lo vediamo meglio, abbiamo l'asola sull'uncinetto, entriamo nel punto ed entrare nel punto vuol dire entrare nella catenella del punto sottostante, quindi entriamo sotto qui, portiamo fuori il filo e questo filo che portiamo fuori diventa la V e l'asola sull'uncinetto diventa la catenella del punto. Lo rivediamo, l'asola sull'uncinetto e il filo che portiamo fuori. Il filo che portiamo fuori è quello che poi diventa la V e l'asola sull'uncinetto, quando portiamo fuori il filo, diventa la catenella del punto. Quindi, la prima cosa nel cambio di colore che abbiamo già imparato è che se questo ultimo punto è beige e il prossimo punto deve essere bordeaux, la catenella del prossimo punto deve essere bordeaux, cioè l'asola che mi resta sull'uncinetto deve essere bordeaux, altrimenti nel momento in cui io cambio colore e inizio questo punto col bordeaux, l'asola sull'uncinetto che era beige farà diventare il punto di 2 colori, la V bordeaux e la parte sopra beige. Quindi se voglio che tutto questo punto sia bordeaux, devo pensarci mentre sto facendo il punto precedente. E quindi inizio il punto con il beige, ma lo finisco col bordeaux. Così, in questo modo, questo punto è tutto beige e siccome abbiamo capito che l'asola sull'uncinetto diventa la catenella del prossimo punto, l'asola è bordeaux, il filo che porto fuori è bordeaux e quindi tutto il punto è bordeaux. E su questo lato della diagonale lavoriamo in questo modo, come conosciamo. Lavoriamo l'ultimo punto iniziandolo col colore che stiamo usando e completandolo col colore successivo. Lavoriamo tutto il resto del giro. Su questo lato, se cambiamo colore come abbiamo visto prima, otteniamo questo risultato, cioè la diagonale del cambio di colore non è retta come qui, ma ci sono dei punti bordeaux che si insinuano e rendono chiaramente meno regolare questa diagonale. Vediamo perché. In questa riga noi dobbiamo lavorare un punto beige sopra l'ultimo punto bordeaux
perché continuiamo ad aumentare. Quindi questo è l'ultimo punto bordeaux, lo iniziamo con il bordeaux e lo completiamo con il beige e lavoriamo tutto il prossimo punto beige e così tutto il resto dei punti che devono essere beige. E questo è il problema, quello che vediamo su questo pezzo. Questa parte bordeaux è questa e questo punto bordeaux è dato dalla catenella del punto del giro sotto. Questa parte bordeaux è questa è la catenella di questo punto. Quindi quello che dobbiamo fare noi è anticipare nel giro precedente a quello che stiamo lavorando, pensare già dove sarà il primo punto beige e dove sarà il primo punto beige dobbiamo fare la catenella del punto beige e il punto che tocca bordeaux. Quindi come avevo fatto qui sotto. In questo giro noi dobbiamo lavorare 5 punti beige, 1, 2, 3, 4, 5. Nel prossimo giro, nel successivo, quindi, ne dobbiamo lavorare 7, uno qui sopra e uno qui sopra in più rispetto ai 5. Quindi in questo giro io anticipo e lavoro questo punto, il punto precedente al primo punto beige, con la V bordeaux e la catenella beige, il che vuol dire che noi adesso stiamo lavorando questo giro in cui dobbiamo lavorare 7 punti beige e so che lo schema prevede che nel giro ancora successivo dovrò lavorarne 9, quindi il punto sopra a quello che lavoriamo qui sarà beige e quindi il punto ancora precedente lo iniziamo con il bordeaux lo chiudiamo con il beige e il prossimo punto lo iniziamo con il bordeaux e lo finiamo lo stesso con il beige perché il prossimo punto sarà beige. Semplicemente l'unica cosa che cambia è che il punto prima di quello in cui avremmo cambiato colore facciamo un punto di 2 colori, sotto bordeaux e sopra beige, in preparazione al punto che lavoreremo sopra qua nel prossimo giro. Infatti adesso qui dobbiamo lavorare il primo punto beige e troviamo la catenella beige. In questo modo la diagonale rimane perfetta. Qui lavoriamo un punto in più con il beige, come abbiamo visto prima, e lo finiamo con il bordeaux normalmente. E la V del punto, la gambetta di qua della V del punto, crea la diagonale. Questo ultimo punto beige lo tiriamo un po' in modo che non si veda niente del bordeaux sotto e in questo modo abbiamo una V delle diagonali perfette. Lo rivediamo di nuovo il procedimento. Quello che dobbiamo fare è anticipare il prossimo giro, cioè pensare a quale sarà il primo punto beige del prossimo giro. Nel giro sopra il primo punto beige sarà questo.
Quindi il punto che lavoro qui dovrà avere la catenella beige e quindi 2 punti prima inizio con il bordeaux e chiudo con il beige. Ma questo punto deve essere bordeaux, quindi lo lavoriamo con il bordeaux e lo chiudiamo con il beige, perché nel prossimo punto iniziamo a lavorare con il beige. In questo modo creiamo questo punto metà bordeaux e metà beige che ci farà da base nel prossimo giro, così come abbiamo fatto prima per questo punto. Questa catenella che è beige ci permette, quando lavoriamo i punti bassi, di creare una diagonale perfetta. Quindi da questa parte lavoriamo in questo modo, anticipando quello che succederà nel giro successivo. Se qui sopra nel prossimo giro avessi dovuto lavorare un punto bordeaux, la catenella del punto l'avrei lavorata bordeaux. Da questa parte invece facciamo un cambio colore normale. Perché su questo lato la diagonale è formata dalla gambetta esteriore della V che crea una diagonale già perfetta. E questo è il risultato. Su questo lato cambiamo colore come abbiamo sempre fatto. L'unico consiglio che vi do è di stringere un po' di più l'ultimo punto in modo che non si intraveda il bordeaux tra i punti. Dall'altra parte invece il risultato è nettamente diverso e quindi adesso conosciamo una nuova tecnica un po' laboriosa ma che ci dà sicuramente un risultato molto più pulito. Fatemi sapere se conoscevate già questa tecnica, se vi piace, se la userete e se volete altri trucchetti per migliorare la qualità dei nostri amigurumi. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!